Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere a confronto due stili di gioco di squadra che sono fra i più utilizzati senza dubbio su questo gioco. Cioè parleremo del contropiede e del contrattacco, ma soprattutto vi dirò la mia secondo me su quale è più conveniente utilizzare, oppure se usarli insieme magari con una tattica secondaria. Andremo a vedere anche molto velocemente, diciamo, faremo un focus comunque anche su che tipologia di giocatori magari conviene mettere con uno stile e con l'altro. Quindi senza perderci in ulteriori chiacchiere ragazzi, andiamo subito ovviamente in campo. Partiamo dal mio team, che è questo, quello appunto attuale che stavo utilizzando questi ultimi giorni, ma quello che ci interessa oggi tanto quanto è analizzare le singole posizioni dei giocatori, ma è capire proprio come si muovono appunto le due squadre, cioè prendendo in considerazione il contropiede e il contrattacco. Secondo me sono, apro e chiudo una grande piccola parentesi, sono i due stili di gioco più utilizzati, anche perché comunque in tanti di voi di solito quando mi pongono le domande, i quesiti, di solito parlano sempre di contropiede e contrattacco. Anche il possesso palla è ottimo, un bello stile, soprattutto se ci piace un pochino palleggiare, però magari andremo a vederlo più nel dettaglio in un'altra occasione. Partiamo ragazzi dal contropiede, che poi fondamentalmente è quello che io utilizzo più di tutti. È uno stile di gioco, partiamo dall'inizio, uno stile di gioco chiaramente che dà la possibilità di offendere tanto. Questo senza ombra di dubbio, però ragazzi dobbiamo essere noi bravi allo stesso tempo a saperci difendere, perché delle volte la squadra si sbilancia un pochino in avanti, la difesa rimane un pochino più alta per appunto fare subito il pressing quando non abbiamo più la palla, però allo stesso tempo potrebbe causarci dei danni chiaramente in difesa. Quindi in fase di attacco appunto i giocatori si lanceranno in attacco per cercare la porta avversaria. Ovviamente questo lo sappiamo tutti, quando col contropiede vogliamo cercare di palleggiare ci viene molto molto complicato rispetto magari anche a un contrattacco stesso o un possesso palla. Infatti il contrattacco io lo definisco un po' la via di mezzo fra il contropiede e il possesso palla, perché a differenza del contropiede dove comunque i giocatori si buttano spesso e volentieri in avanti dandoci poco appoggio, poi ovviamente dipende sempre dal modulo, dipende da che stile di gioco di giocatori stiamo utilizzando e via dicendo, però in generale diciamo è così. Nel contrattacco invece ovviamente funziona diversamente. In fase di difesa, la difesa, come possiamo vedere anche la linea dall'immaginetta, rimane chiaramente molto alta. Perché? Perché come anticipato poco fa dobbiamo andare subito a pressare, cioè il contropiede a chi piace il riconquistare palle e subito ripartire ragazzi è l'ideale. Abbiamo una difesa alta, abbiamo i terzini, se mettiamo terzini offensivi che spingono, abbiamo comunque tutti i giocatori che tenderanno il più delle volte a buttarsi in avanti. Ripeto, l'unica cosa forse un pochino che lascia desiderare è il palleggio. Questo diciamo è uno un po' dei contro di questo stile di gioco. Il palleggio è chiaramente, se ci piace un pochino più ragionare, magari vogliamo costruire un po' di più l'azione manovrata, abbiamo un pochino più di difficoltà sicuramente, ma allo stesso tempo l'altro difetto, scusatemi, è il discorso sempre difesa. Se siamo bravi a difendere ragazzi, il contropiede giochiamo veramente bene, perché ci permette di fare tante cose soprattutto nella fase offensiva della squadra. Dobbiamo però essere bravi chiaramente a saperci chiudere al momento giusto, ma lì basta considerare bene appunto gli stili di gioco che mettiamo in campo e eventualmente anche le istruzioni, quindi quali conviene, quali non conviene dare. Io parto sempre dal principio che secondo me conviene prima provare i moduli così, però ci possono essere delle volte che già di default, ecco diciamo così, diamo delle istruzioni individuali a alcuni dei nostri giocatori proprio perché comunque vogliamo proprio maggiore copertura, in virtù del fatto che magari stiamo usando il contropiede veloce, vogliamo proprio più coperture, quindi diamo già diciamo in anticipo già alcune istruzioni. Una volta in possesso, come già detto prima, quindi i giocatori, quando riguadagni il possesso più palla vicino alla porta, i giocatori correranno verso di essa. Sì, ma ragazzi, fondamentalmente l'abbiamo già detto tutta questa roba qui, adesso ve lo sto facendo vedere chiaramente per fare un focus su ciò anche che ci spiega chiaramente il gioco. Perso il possesso palla, come già detto prima, i giocatori tenderanno a fare pressing alto in modo tale da poter riconquistare subito il possesso. Come abbiamo visto, tanti ragazzi, ci sono tanti pro di questo stile di gioco.
riconquisti la palla, riparti subito, se hai degli attaccanti o degli esterni veloci chiaramente hai la possibilità magari di mettere subito un altro cross o un altro traversone. Il contro è proprio questo, che persa palla, se becchiamo l'avversario che è bravo nel dribblare o è bravo nel fare un bel possesso, con qualche passaggio è capace che ci mandi un po' a quel paese, ecco, la difesa, e di conseguenza deve essere bravi noi a saperci gestire e orientare. Ovviamente tutto questo, per continuare un secondo con il contropiede, bisogna anche capire che modulo stiamo usando. Io consiglio sempre, soprattutto magari ai più nuovi, ma anche ai più esperti, perché poi le cose classiche a volte funzionano meglio di quelle più addobbate, ecco, diciamo così. Conviene sempre utilizzare, ragazzi, in partenza i moduli base del gioco. Cioè, io ad esempio il modulo del quale sono, ormai per i più vecchi che mi seguono lo sanno da una vita, che io sono fan, ma un fan sfegatato proprio del 4-3-3. È il modulo con la quale ho vinto di più di tutte gli altri in assoluto. Poi sì, ci sono tante varianti del 4-3-3, però diciamo la versione classica questa rimane sempre uno dei moduli miei preferiti. Poi ovviamente ci sono anche altri moduli, come anche questo che sto utilizzando, che sono molto efficaci, molto diciamo performanti, però quando poi a un certo punto della fiera mi stanco o ho il problema su che modulo usare, diciamo che il 4-3-3 con qualsiasi stile di gioco vado a posizionare in campo, chiaramente fa la differenza, perché ci sono abituato, è lo stile con il quale gioco meglio. Come si fa però, ragazzi, chiaramente a scoprire tutto questo? Si può soltanto che provare, riprovare. Basta anche, ragazzi, con le squadre basi, attenzione, cioè non dobbiamo per forza avere leggende o avere l'Ultimate Team come si direbbe su FIFA. Basta avere, ragazzi, anche un team comunque con pot settimanali o addirittura le squadre reali, quindi faccio un po' di partite, per dire, usando il Milan, la Juve, l'Inter, la Roma, la Lazio, chi volete voi, e provo i vari stili di gioco e vedo già lì un pochino, ecco, come si muove. Altra piccola cosa, questa la dico magari per i più inesperti, per i più nuovi del gioco: chiaramente noi vogliamo giocare di contropiede, andiamo a prendere un allenatore che abbia il contropiede come stile attivo. Ok, questa diciamo è una cosa scontata, ma magari per i più nuovi giustamente non lo è scontato, quindi lo dico. Mettiamo chi ha il contropiede, quindi 85, 86, 87, 88, diciamo che dopo l'87 si attivano dei piccoli bonus sulla squadra. Se ha doppio stile, come in questo caso il nostro Stojkovic, meglio ancora. Uguale chiaramente se vogliamo utilizzare invece il contrattacco. Andiamo a vedere però invece adesso il contrattacco che cosa fa. Scusatemi, ho sbagliato. Ok, il contrattacco. Quindi il contrattacco, in fase di attacco i giocatori si allargano per permetterci di usare efficacemente i passaggi lunghi in attacco. Anche i giocatori lontani da quello in possesso palla cercheranno di perforare la difesa avversaria per creare occasioni da gol. Da questo punto di vista, ok, diciamo che potrebbe essere simile al contropiede, però ragazzi, testato sul campo vi posso garantire che è vero, ci saranno gli attaccanti che si butteranno in avanti, poi ripeto, dipende sempre che stile di gioco mettiamo, se mettiamo un fulcro di gioco, un attaccante di rientro, un opportunista, però in linea generale diciamo che comunque è vero, tenderanno ad allargarsi e per cercare comunque o un cross o cercare direttamente la porta, però allo stesso tempo ci permette molto di più comunque di palleggiare. Infatti adesso piano piano che andiamo a scoprire anche le altre carte di questo modulo, di questo stile di gioco squadra, andremo a vedere. La difesa quindi rimane bassa, che attenzione ragazzi, non è del tutto sbagliato. Diciamo che secondo me questo c'ha un po' un pro e un contro, cioè il contro è quello che la squadra si spezza un pochino, soprattutto dipende dal modulo magari che stiamo utilizzando, potrebbe spezzarsi un pochino. Cioè faccio un esempio, giocando con un 3-2-4, per dire, adesso mi è venuto un modulo qualsiasi, comunque un modulo diciamo dove magari abbiamo poco centrocampo, ecco, adesso senza stare a dire cifre o altre cose, un modulo dove magari abbiamo poco centrocampo, ragazzi, ovviamente la difesa sta bassa, gli attaccanti magari stanno su perché vogliono ricevere la palla, rimane magari solo un centrocampista, solo un mediano lì in mezzo che chiaramente può far fatica, soprattutto se troviamo uno che è bravo nel palleggiare, uno che è bravo nel girare la palla, rischiamo appunto di andare un po' in difficoltà.
La cosa positiva però invece è che comunque, avendo la difesa bassa, possiamo difendere meglio la porta, quindi sicuramente complichiamo la vita di più all'avversario nel farci gol, che non è cosa da poco. Una volta in possesso, cosa succede? I tuoi giocatori si lanciano negli spazi aperti, permettendoti di orchestrare un veloce contropiede. Da questo punto di vista, ripeto, è simile al contropiede veloce, però, come già detto prima, si riesce a palleggiare un pochino meglio. Perso il possesso palla, invece, i giocatori rientrano velocemente nella propria metà campo e si schierano con una formazione difensiva. Esattamente, vabbè, ma questo diciamo che lo fanno un po' tutti. Forse loro, col fatto però che la difesa rimane bassa, tenderanno proprio un po' di più a schiacciarsi, no? A differenza del contropiede, che sì, ok, se non riusciamo a pressare, comunque i giocatori è ovvio che arretreranno, anche se la priorità è in quel caso il pressing. In questo caso invece i giocatori faranno un pochino meno pressing perché sono più impegnati a dover rientrare chiaramente in difesa e organizzarsi lì in una sorta di corazzata in un muro umano difensivo. Quindi non è male come cosa, dipende un pochino cosa ci piace di più a noi. Cioè, vogliamo una squadra più offensiva, anche però a discapito di avere una difesa quindi alta, una difesa che potrebbe subire magari delle imbucate, quindi contropiede, oppure una squadra magari che sì, ci dà la possibilità di offendere, di attaccare, di allargarci, di fare i cross, però allo stesso tempo pressa un pochino meno, si palleggia un pochino di più e allo stesso tempo però quando appunto perdiamo palla, i giocatori tenderanno subito a riabbassarsi, quindi a fare, come già detto prima, meno pressing, ma più a creare, ecco, una difesa, a sistemare e dire ok, abbiamo perso palla, benissimo, andiamo in difesa, col pro però che si può palleggiare un pochino di più. Perché? Perché l'azione chiaramente viene più costruita, tanto che, come già detto prima, questo secondo me è lo stile di gioco, il contrattacco intendo, che è proprio la via di mezzo fra il possesso palla e il contropiede, perché comunque hanno delle cose in comune tutti quanti, tutti questi, no? Da una parte abbiamo il palleggio chiaramente del possesso palla, dall'altro lato abbiamo invece comunque la spinta sulle fasce, la spinta quindi per gli attaccanti che cercheranno di fare le imbucate per la difesa avversaria, quindi diciamo che è il giusto compromesso. Poi ovviamente ragazzi, però, finita l'analisi di questo, possiamo chiaramente dare istruzioni individuali, possiamo cercare di magari metterli uno come primo team, ok, quindi contropiede veloce, e poi come tattica secondaria magari, ecco, io ad esempio ho vie laterali perché il mio allenatore ha come secondo stile vie laterali, però avessi un allenatore che ha per dire il contrattacco, mettere il contrattacco. Quale scegliere per primo? Ragazzi, è una cosa troppo soggettiva, non vi potrei dire scegliete questo perché è meglio, perché vi direi una bugia. Io mi trovo bene col contropiede veloce, però capisco che magari qualcuno di voi giocando si possa trovare meglio con il contrattacco. Ripeto, sono i due stili che vengono utilizzati di più in assoluto. Anche le istruzioni individuali, io vi dico sempre, iniziamo senza, ma poi chiaramente se dopo un tot di partite ci accorgiamo che per dire a centrocampo facciamo fatica senza il difensivo, ragazzi, diamo il difensivo. Come se per dire mi accorgo che senza il contropiede la punta mi rientra troppo, non ho riferimenti e via dicendo, diamo il contropiede. Però appunto ragazzi, queste sono le istruzioni individuali, che anche l'ancoraggio potrebbe essere interessante per entrambi gli stili di gioco ovviamente, però dipende sempre che stile di gioco poi il giocatore mettiamo in campo. Torniamo sempre ragazzi al solito discorso che vi faccio sempre: stili di gioco squadra e stili di gioco individuali sono strettamente collegati, insieme poi chiaramente a modulo, insieme a come ci piace giocare anche a noi, insieme diciamo a tante piccole cose, alla tattica secondaria, istruzioni, sono tutte cose che poi alla fine della fiera vengono una dietro l'altra, no? Cioè abbiamo sistemato questo, ok, però l'altro deve essere sistemato ad hoc per quel motivo lì. Cioè non basta ragazzi andare in campo, prendere una squadra qualunque
perché abbiamo visto il team del numero 1 al mondo che vince tutte le partite, magari quel team per quel personaggio, per quella persona è fortissimo, lo usiamo noi lo stesso team, ragazzi, e perdiamo. E diciamo, ma com'è possibile? Certo, c'entrano anche le mani ovviamente, anzi sono forse fondamentali, anzi tolgo il forse, sono fondamentali, però allo stesso tempo magari quel tipo di modulo, quel tipo di stile di gioco squadra magari non è propriamente il nostro, è per questo che facciamo fatica, al di là poi della bravura personale che può avere ognuno di noi, perché chiaramente non tutti abbiamo le stesse capacità, c'è chi è più portato, c'è chi è meno, ma comunque l'importante è, perché è un gioco, chiaramente sempre divertirsi. Vediamo un secondo prima di chiudere gli stili di gioco individuali magari da poter mettere. Diciamo che ragazzi, con il contropiede, col fatto appunto che si attacca molto di più, un modulo come questo potrebbe essere interessante se sappiamo però gestire bene la difesa, ok? Perché comunque abbiamo visto che gli attaccanti si butteranno in avanti, si cerca subito il pressing, quindi comunque abbiamo un mediano, un trequartista, abbiamo diciamo un bel po', anzi 2 trequartisti, un po' di affluenza quindi a centrocampo, quindi possiamo cercare di recuperare subito la palla, no? Quindi magari mettendo, ecco, un incontrista, mettendoci magari anche un collante ci potrebbe stare, mettendo magari qui un onnipresente, un giocatore chiave come ho messo io. Sulle fasce, ragazzi, chi si può mettere? Sulle fasce si possono mettere tanti stili di gioco. Io ad esempio qui ho messo un tra le linee, perché ho visto che fa dei movimenti bellissimi qui da trequartista in quella posizione, e dall'altra parte una ala prolifica, ma si potrebbe fare anche, per dire, un regista creativo, dipende un po' chiaramente sempre come ci piace giocare a noi. Con il contropiede, io l'unica cosa che sconsiglio vivamente di fare, visto che la difesa si tende ad alzare molto, è mettere anche 2 terzini offensivi, malandando, se proprio vogliamo, come ho fatto io, solo uno. Perché chiaramente avere 2 terzini offensivi significa proprio giocare con una difesa quasi a 2, ok? Meglio quindi uno difensivo e uno offensivo, un po' come ho fatto io. I centrali, poi anche lì, i centrali, ragazzi, io vi consiglio la coppia buggata, cioè incontrista e sviluppo, o comunque terzino difensivo. Perché? Perché comunque è giusto che i difensori facciano determinati tipi di movimenti, uno esce e l'altro copre. Per quanto riguarda invece il contrattacco, ragazzi, questo modulo può andare bene lo stesso, può andare bene. Il contrattacco, ecco, diciamo che magari possiamo orchestrare un po' di più l'azione, quindi possiamo ad esempio magari mettere questo Neymar anziché seconda punta, anche lui trequartista, e magari mettere 2 punte anziché una seconda punta e una punta. Però ragazzi, sono tutte cose poi che bisogna testare giocando noi, cioè io adesso vi potrei dare 1000 consigli, ma è meglio l'onnipresente qui anziché qui, cioè capiamoci, ragazzi, ovviamente poi in campo andate voi, io potrei dirvi tutti i miei segreti, ma che poi non ce ne sono, perché ripeto, in campo andate voi e ovviamente voi dovete valutare qual è secondo voi in quella circostanza il miglior giocatore da utilizzare. Io vi posso dare chiaramente una dritta, un consiglio, giocando con il contrattacco ma anche con il contropiede, secondo me sono comunque degli stili che sono predominanti. Ma perché? Perché io gioco in una determinata maniera, perché secondo me mi piace giocare in una determinata maniera, e quindi cioè io un opportunista ad esempio non lo toglierei mai per mettere solo un fulcro di gioco in attacco, per farci capire. Cioè magari lo metto vicino, ok? Ma non tolgo magari l'unico opportunista che ho nella mia squadra per mettere quel tipo di giocatore. Perché? Perché con il modo di giocare che ho io e con il modo che hanno di giocare questi 2 team che abbiamo visto, quindi sia il contrattacco che il contropiede, rischia poi, ragazzi, che ovviamente andiamo un po' a togliere quelle che sono le caratteristiche del nostro allenatore o comunque del nostro stile di gioco squadra. Perché? Perché se il contropiede dice appunto che i giocatori si butteranno in davanti e noi gli mettiamo uno che magari gli diamo pure ancoraggio, quindi un fulcro di gioco in più con anche ancoraggio, lì che quindi quello si aspetta sempre la palla sui piedi, non si butta almeno poco, molto meno se rispetto a un opportunista in avanti,
Poi per carità, magari funziona, con qualcuno di noi magari può funzionare, però per come gioco io, ragazzi, vi dico già, avrei un attacco che non riuscirei ad andare in porta, perché ormai sono abituato a giocare col contropiede o col contrattacco, lo uso anche quello spesso delle volte, però ragazzi, ecco, mi piace proprio quel tipo di impostazione. L'unica cosa secondo me da capire un pochino è proprio come si muove la difesa, quella è la cosa più importante. Difesa alta o difesa un pochino più bassa, pressing o un pochino meno pressing ma più copertura. Ragazzi, sono queste alla fine le cose che dobbiamo capire. Come le capiamo? Ovviamente soltanto giocando. Prima di chiudere però vi volevo sempre ricordare dell'affiliazione di Amazon e di Gamiworld. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Dal link che trovate qui in descrizione potete appunto supportarmi in maniera completamente gratuita, ovviamente. Sono aperti invece per chi volesse anche gli abbonamenti al canale, quindi gli abbonamenti invece hanno un piccolo costo di 1 euro / 2 euro. So che per voi sono delle cifre irrisorie, ma comunque per la crescita del canale invece sono delle cifre importantissime, quindi io ringrazio già in anticipo chi premerà su quel pulsante per attivare un abbonamento, oltre che comunque avrete anche la possibilità di avere dei contenuti in esclusiva dedicati solo per voi, di giocare con me, quindi in privato, di poter avere delle video lezioni proprio dedicate solo per voi, tutta chiaramente la playlist poi per gli abbonati. Quindi ragazzi, ultimo consiglio, ultimo segreto finale è provate, riprovate e divertitevi, soprattutto a prescindere da quale stile di gioco poi utilizzate. Abbiamo cercato di fare un piccolo focus su tutto. Mi raccomando, fatemi sapere quali stili di gioco utilizzate qui nei commenti, che cosa magari secondo voi va un po' visto bene quando si vanno appunto ad approntare un po' il contropiede, come così anche il contrattacco in questo caso. Vediamo ragazzi poi se avremo modo di fare anche gli altri stili di gioco, perché comunque sono tutti poi interessanti, tutti diciamo hanno le loro caratteristiche positive come quelle negative, come un po' tutto ovviamente. Fatemi sapere però nei commenti che ne pensate. Intanto fino ad oggi grazie, un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tran, ciao!